Le actions in Copilot Studio permettono al nostro agente di estendere le sue funzionalità, di fare cose. Vediamo subito un esempio. Io ho qui un agente appena creato, vuoto, c'è soltanto la sua general knowledge abilitata e poi ho impostato la generative AI qui, ok? Gli faccio una domanda e gli chiedo: com'è il meteo a Roma di solito in primavera? E lui è in grado di rispondere perché attinge alla sua knowledge interna, ok? Vedete, dice che durante la primavera a Roma le temperature sono all'incirca 20 gradi, eccetera, eccetera. Gli faccio adesso un'altra domanda, gli chiedo: com'è il tempo a Roma in questo momento? E ovviamente lui non sarà in grado di rispondermi perché non ha accesso a internet, non ha accesso ai dati in real time e non saprebbe dove andare a cercare questa informazione. Ed è appunto qui che entrano in gioco le actions, cioè adesso noi faremo in modo di insegnare al nostro agente come recuperare le informazioni sul meteo in una data città, in una data giornata. Andiamo quindi nella sezione Actions, che adesso è vuota, e clicchiamo Aggiungi un'azione. Qui ci sono tutte le diverse scelte che ho a disposizione. Se hai già lavorato con Power Platform troverai una schermata abbastanza familiare, ci sono praticamente tutti i connettori di Power Platform, ma ci sono anche connettori per tutti i tipi di produttività e sistemi aziendali. Se hai creato dei connettori personalizzati per altri servizi si potrà usare anche quelli. Si potrà anche utilizzare i flussi di Power Automate, quindi se hai costruito un flusso con Power Automate potrai inserirlo qui, dove l'agente sarà l'elemento scatenante, no? Che riceve l'informazione dalla conversazione per eseguire poi il flusso restituirà le informazioni all'agente. Bene, io vado alla ricerca di una specificazione che è quella relativa al meteo. Abbiamo questa qui, Get Forecast for Today, e la clicco e vediamo cosa succede. Primo passo per la configurazione di qualsiasi connettore è specificare l'autenticazione ai servizi. Con Next e gli dico che la mia autenticazione è quella dell'autore dell'agente di Copilot. In effetti questo connettore non ha bisogno di autenticazione. Poi abbiamo un titolo e la descrizione. La descrizione è molto importante perché deve aiutare la gente a capire quando attivare l'azione. Questa è già dotata di una descrizione accettabile, quindi andiamo avanti. E vediamo che la fase successiva è quella della definizione degli input e degli output. Ogni connettore ha i suoi input e i suoi output. In questo caso noi in input abbiamo la location della città, del posto di dove vogliamo sapere il meteo, e l'unità di misura imperiale o sistema metrico. In output invece abbiamo qui in questo caso tantissime informazioni di tutti i tipi, insomma, quindi io posso anche escludere gli output che non mi servono, per esempio non mi interessano le fasi lunari, quindi elimino alcune informazioni, dopodiché dico ok, a posto. Vediamo invece per quanto riguarda l'input, vediamo che l'opzione di default è quella dell'agente che proverà a passare questo valore usando il contesto del prompt inviato dall'utente. Quindi capirà che cosa l'utente gli sta chiedendo, capirà, estrarrà il valore della città, del posto, e lo metterà nell'input location. Tecnicamente farebbe la stessa cosa anche con l'unità di misura, ecco, questo diciamo è abbastanza bizzarra come cosa, quindi decidiamo che l'unità di misura è fissata da noi. Quindi cambiamo questa opzione, impostiamo set as a value e gli mettiamo sistema metrico, che so che noi lavoriamo con i gradi Celsius, ok? E vado avanti, clicco add an action e fra qualche secondo l'azione sarà disponibile per l'agente. Proviamo quindi a rifare adesso la stessa domanda: com'è il tempo a Roma in questo momento? E vediamo che adesso ha risposto correttamente. In questo momento ci sono tra i 16 e i 9 gradi, velocità del vento, eccetera, eccetera. Notiamo qui sulla sinistra, nel pannello di debug, che sia l'input che l'unità di misura sono state valorizzate correttamente. L'unità di misura è stata valorizzata da noi, la location invece è stata presa dinamicamente dal contesto, dalla domanda del prompt dell'utente.